Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di gennaio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici dei pesci, periodo riflessivo direi. Quando c'è l'appeso è perché si avvicina un periodo di riflessione che vi può dare l'opportunità di vedere le cose anche da un altro punto di vista. Normalmente è una carta che ha un'energia praticamente statica, però è come se fosse un periodo un po' di che vi serve per accettare una questione, una determinata situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche dei link ad altri video e playlist che potrebbero essere interessanti. Allora, cominciamo con un 10 di bastoni, un 2 di spade, la morte, il mondo, un fante di coppe, la carta del Papa, vediamo che altro. Il fatto che ci sia un 10 di bastoni all'inizio della lettura è come se ci fosse la necessità di lasciarsi indietro determinati pesi. Vi dico che avendo anche il 2 di spade è come se qualcuno stesse riflettendo in questa fase di appeso su che cosa o lasciare indietro o su che tipo di strada percorrere in una determinata situazione o relazione. C'è voglia di cambio con queste due carte, c'è voglia di rinnovamento, mi verrebbe da dire. E qui abbiamo un fante di coppe, quasi come se arrivasse quell'idea, quella proposta, quella voglia, insomma, di fare anche, mi viene da dire. Il Papa è normalmente una carta che ci parla di contratti, avete anche un 4 di bastoni, che è un'altra carta che parla di contratti, di unioni stabili. Per qualcuno si tratta di un matrimonio, ragazzi, o di un'unione comunque ufficiale di qualche azienda, magari un contratto proprio scritto, ed è comunque un qualche cosa che è molto equilibrato, stabile, in armonia. 4 di bastone è una carta di festeggiamenti. Wow! Probabilmente qui qualcuno sta pensando se andare al passo successivo in una determinata situazione o no, ma vedo che sì, poi alla fine questo passo arriva. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto, per chi avesse piacere di ricevere una lettura personale, vi dico che c'è una lettura in promozione fino a fine gennaio 2023. Se volete sapere qual è, potete ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico. 10 di bastoni. Abbiamo la carta della luna e un fante di bastoni. Qui potrebbe essere una persona, questo fante di bastoni appunto, che avete bisogno più che di lasciare indietro, perché sì, il 10 di bastoni è una carta di chiusura ciclo, no? Come se vi apprestaste a chiudere un ciclo per iniziarne un altro, però qui io sento che c'è qualche tipo di paura, qualche tipo di peso, di responsabilità, che avete bisogno di mollare fondamentalmente, di lasciare andare. Può anche essere un atteggiamento, perché comunque tra la luna e il fante di bastoni ci potrebbe essere una sorta di distorsione di quello che è i- il vostro peso, quello che voi sentite come un peso. Il 10 di bastoni è una persona che porta 10 bastoni,
tutti addosso, sulle spalle. È un peso che sentite, ma per molte persone è una proiezione che si è acquisita nella fanciullezza, inerente appunto a una determinata relazione, situazione. Andiamo a vedere il 2 di spade. Per qualcuno fa riferimento a lasciarsi indietro proprio una persona, magari una persona del passato. Abbiamo la carta del matto, un 2 di bastoni e un 7 di pentacoli. C'è voglia di novità, ragazzi, c'è voglia di andare avanti. Sento che qualcuno avrebbe voglia proprio di alleggerirsi. Quando c'è la carta del matto, ricorda sempre un po' il bambino interiore, quindi la purezza d'animo. I bambini sono sempre entusiasti per ogni cosa, quindi c'è bisogno di risvegliare un po'. Sapete la gioia interna, l'emozione. Qui con anche il 7 di pentacoli, la carta dell'appeso, il 2 di spade, sento che l'energia è un po' lenta in realtà, è un po' in attesa appunto perché il 7 di pentacoli parla di questo. Si sta valutando quello che potrebbe essere un nuovo tipo di percorso, perché quando c'è il matto è sempre un inizio, 10, questo è uno 0, è un ciclo che si chiude e che si riapre. Adesso arriviamo alla morte, che anche questo è un ciclo che si chiude e che si riapre, una rinascita e il mondo uguale. Andiamo a vedere la morte. 4 di pentacoli e regina di spade. Sento che dovete tagliare certe rigidità mentali e suppongo che siano quelle che creano questo 10 di bastoni. Probabilmente qualcuno crede che un determinato ruolo vada vissuto in un certo modo e basta. E invece qui, avendo la regina di spade al contrario, c'è bisogno di flessibilità. Proprio a livello mentale, perché la regina di spade parla della mente. Andiamo a vedere il mondo. 2 di spade nuovamente e il carro al contrario. Sì, è proprio una questione di dove vado, che direzione prendo, cosa faccio. Perché il carro è al contrario, non c'è movimento, non c'è una reale direzione in quello che è la vostra direzione di vita, mi verrebbe da dire. Mm. È come se il momento appeso, questa seconda parte di gennaio, vi darà la possibilità di valutare tutte queste cose. Vi renderete conto di quello che voi sentite come un peso e che in realtà vi blocca, non vi fa trovare quella gioia per le cose, come vi dicevo. Qui il consiglio con la carta della morte è proprio di uno, togliervi dall'attaccamento materiale, che può anche essere un attaccamento al tempo, cioè essere sempre dipendenti dall'orologio, e l'altro può essere proprio un attaccamento di tipo mentale a qualche idea. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché qui c'è questa nuova idea, questa sorta di entusiasmo, una persona, per qualcuno potrebbe essere una persona che entra. 3 di guardate, 3 di coppe, 2 di coppe, re di coppe. Wow! Ragazzi, qui entra qualcuno o entra un riconoscimento, un'offerta, perché quando c'è un fante normalmente si parla di un'offerta, no? Soprattutto quando è di coppe. Qui abbiamo il 6 di bastoni che è la carta del successo, un 3 di coppe che è un'altra carta che parla di festeggiamenti, di tempo di raccolta. Qui eravate in fase di attesa della maturazione dei frutti e qui siete in fase di raccolta. Arriva quella proposta, guardate, io ve l'ho detto, se fosse per voi una relazione è facile che arrivi un certo tipo di proposta, può essere di andare a convivere piuttosto che di allargare la famiglia o di ufficializzare la relazione. E se fosse per voi una stesa, diciamo così, che vibra di più con il lavoro, sento che a fine gennaio, inizio febbraio, ragazzi, potrebbe arrivare veramente un'offerta da festeggiare, un nuovo contratto, una nuova collaborazione. Potrebbe anche essere che conosciate una persona che vi aiuti a mediare in un certo tipo di situazione, eh. Vi ricordo che c'è un re di coppe, è una persona di un certo grado, con una certa maturità emotiva. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un 9 di spade
9 di spade, asso di pentacoli al contrario, imperatrice al contrario. Ho la sensazione che qualcuno sia un po' spaventato da questo tipo di persona, magari, o proposta o contratto, ok? Qui c'è un po' di timore. Quando c'è il 9 di spade è perché si vive ancora nel ricordo del dolore, fondamentalmente, e c'è una sorta di reticenza ad andare verso nuovi inizi e verso l'espansione. Ma state tranquilli, perché comunque c'è un 4 di bastoni alla fine. Sì, cambia la quotidianità, ragazzi. Guardate, un altro fante di coppe. Mm? Vi dico, credo che questo 9 di spade, questo momento così di paura ehm, che arriva, è perché suppongo che per molte persone il tipo di offerta che arriva non sia esattamente al 100% quello che voi vi aspettate. Di conseguenza cambiano comunque quello che sono certe abitudini, ehm, anche, guardate, il fante di coppa al contrario è qualcuno che non fa un passo in avanti, un'offerta, no? Ed è come se le cose, ho la sensazione che prendessero piano piano come se come vi posso dire, assestassero piano piano da sole, senza fare grossi sforzi in realtà. Guardate, lo vedo un buonissimo periodo, eh? Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la lettura. Guardate, molte volte il Papa può anche parlare, perché avete anche il Re di Coppe, quindi può anche parlare di una guida spirituale, che non necessariamente deve essere una persona che tratta di spiritualità, però può anche essere una persona saggia, mh, alla quale voi, insomma, vi affidiate o fate riferimento, o che comunque vi aiuta in quello che è il vostro processo di appeso, di introspezione, di accettazione soprattutto. Va bene, andiamo a vedere con Osho. In viaggio, fioritura e rimandare. Interessante. Allora, qui è un po' come se vi dicessero che siete in viaggio verso la fioritura. Mm. Rimandare è un 4 di spade, è una carta che mi parla di guarigione. Guardate, io le metterei forse più così perché è come se state affrontando un viaggio, un percorso di trasformazione. Vi ricordo che qui avete la morte e comunque questi processi sono sempre lenti, no? E vanno a fasi. Prima di riuscire a perdonare c'è la fase dell'accettazione, quindi sono tappe, e ognuno le vive con modalità e tempi diversi. Quindi mm, è come se vi dicessero: ok, goditi il viaggio, goditi quello che è, non aspetta, cioè non pensate subito a come fiorire, a come entrare nell'abbondanza, ma godetevi il viaggio di guarigione, perché fondamentalmente è quello, no? Che poi vi fa entrare nell'abbondanza senza che voi facciate troppo, come vi dicevano qui le carte. Andiamo a vedere ancora un messaggio, giusto per darvi così uno spunto in più per riflettere. Perché mi è difficile provare compassione? Qui avevate l'imperatrice al contrario. Allora, quando c'è la carta dell'imperatrice, si parla di una madre che dà amore incondizionato. È una carta che io sento collegata a un quarto chakra super aperto. Era al contrario. Quindi, come una madre è in grado di provare amore e compassione per un figlio, essere madri di se stessi vuol dire provare amore e compassione per se stessi. Qui sento che la compassione è, direi soprattutto riferita a voi stessi.
Cioè, chiedetevi se riuscite ad essere compassionevoli nei vostri confronti, se vi siete perdonati per alcune questioni del passato. Fatemi sapere come vi risuona. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete farmelo sapere con un like, potete iscrivervi, commentare, condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato e continuano ad accompagnarmi e mi accompagneranno attraverso appunto i like, i commenti. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!